begin as always, seated tall and straight. Close the eyes, bring the attention inward. Nothing to do, nothing to seek. Everything we need is already within. Let's begin with the sound of Om 3 times to attract divine attention. Imagine you are everywhere. Fix your mind on God alone. Rest your mind in God alone. And in God you will live hereafter. Of this there is no doubt. May all beings everywhere be happy and free from suffering, and enjoy this practice through our senses and be nourished through our bodies. So let's begin. So let's just take the wheel in the left hand as always. Just press it against the left side of the head. Inhale, sit up tall. Exhale, push the wheel against the head and lean towards the right. Just try to stretch the whole left side of the body. Try to keep the underside of the body free of wrinkles. Drop the right shoulder right down. And then coming back up, take the wheel out to the wrist and hold it nice and straight. Arms level with one another. Shoulders down. And then bring the right hand over to the wheel. Bring it up over the head. And then place it in the right arm. Just rest it in the space in the upper arm, and then press the wheel against the right side of the head. And then again, push the head up, lengthen the right side of the body, and then lean to the left. Drop the left shoulder down so the left side of the neck stays long. And then back. Always try to keep the movements graceful, and then just roll the wheel out if you can, right to the wrist. Modify as you need to. Keep your wheel in the upper arm if you need to. Try to feel as though you had a wheel in the other arm too, so just try to balance out the sensation. Just use your imagination. And then bring the left hand over to the wheel and reach the arm up over the head. So turn sideways so you can see. Inhale, reach up. Exhale, pull the wheel back behind the ears. Keep pushing the chest forward. As you inhale, keep pushing the lower back up and in. Exhale so you can take the wheel further back. Drop the shoulders so the neck stays long. Depress the shoulders with each exhale. And then bring the wheel back up and down. Now take it around the back. Hold the wheel, so just working the underside of the arms now. Press the wheel into the hands and then lift the wheel up. Push the chest forward again. Feel the shoulder blades squeezing against one another. Then from here, if you can, come forward.
forward, forehead towards or on the ground, and see if you can pull the wheel further up over your head. Be mindful of your shoulders as always. And then bring the wheel back down onto the back and sit back up. Good. Now we're going to wheel the wheel in front. Open up the legs. And then from here, just wheel the wheel forward and back. Inhale, come forward. Allow the head to drop down below the arms. And just see if you can push the chest down to the ground. Inhale, keep pushing the wheel forward to lengthen the body. Keep the seat rooted. Exhale, just allow the heart to sink towards the ground. Cerco di mantenere gli ischi ben saldi a terra. Con la espirazione cerco di abbassare il tronco verso terra. And then tuck your chin in and roll the wheel. Mento allo sterno e mi sollevo. Now from here, we're going to take the wheel, as always, just releasing the side body. Quindi mi siedo al lato destro del tappetino, parte finale, le gambe sono in Gomukhasana, la ruota la porto sul fianco sinistro. So bring the wheel to the left side of the body, the right leg over the left. Gamba destra va sulla gamba sinistra. So from here, we're just going to start to roll the wheel along the side of the body. Quindi farò scivolare la ruota dall'ascella all'anca sinistra. Il piede destro è ben saldo a terra, in modo che riesco ad estendere e ad allungare tutto il lato sinistro. Good. And one more time. And back. This time, to wheel forward, and then from here, just allow the wheel to sit just underneath the rib basket and between the hip. Quindi questa volta mi fermo, la ruota è appoggiata sotto la cassa toracica a sinistra, appoggio l'avambraccio sinistro a terra, il gomito sinistro a terra ed estendo il braccio destro. Now if you have the flexibility, take your right wrist in your left hand and pull the hand down towards the ground. Se ho la flessibilità di prendere quel polso sinistro, con la mano destra prendo il polso sinistro e tiro il braccio, allungando tutto il fianco. And push the base of the right toes into the mat. And Il piede destro è dietro la gamba frontale e preme in giù con la base delle dita. Tallone destro sollevato, continuo a premere in giù. Good. Really stretch again through the right side of the body. And now from here, we're just going to wheel a little bit more so your shoulder and the elbow are in the same line. E adesso da qui allineo gomito e spalla ad angolo retto. And Steve can lift both feet up off the Mantengo ground. la mano, tutte e due le mani a terra e vedo se riesco a sollevare tutte e due le gambe lateralmente. As you feel comfortable, you can see if you can lift your right arm as well. Over the Chi head. si sente in equilibrio può sollevare anche il braccio destro. Reach one more time. Qualche istante ancora qui. Okay, and repeat on the other side. So E ci prepariamo per andare dall'altro lato. Gomukhasana again, the left leg over the right. Gomukhasana, la gamba sinistra è accavallata sopra quella destra, la ruota è sul fianco destro, aderente al corpo. Push the wheel against the right hip and again start to roll. Quando la ruota sarà appoggiata contro l'anca destra, incomincio a rotolare. Quindi il piede sinistro è in avanti, ben saldo a terra. La gamba destra rimane dritta indietro e mi permette di controllare quel movimento. So try to feel it. Just contact all the rib bones too. Cerco di sentire il contatto della ruota con tutta la parte del corpo sul quale sto rotolando.
The right arm reaches out further, allow the wheel to again sit in a position where it feels stable, just under, like between the hips. Aggiusto la ruota nella posizione dove mi sento che è più stabile. Appoggio il gomito destro a terra e poi da lì estendo il braccio. If you can, take hold of the wrist and try to push the hand down to the ground. And then from here, take your left foot on the outside of the knee. And Il piede again, sinistro va dalla parte di dietro della gamba distesa, premo sulle dita del piede sinistro e continuo a tirare con la mano se ho l'unione nella mano. if you can even bring your left heel down on the ground. Chi è più flessibile può portare anche il tallone destro a terra. Cerco di trovare stabilità su quella ruota. And then from here, we're going to again. Adesso libero, allineo il gomito con la spalla. Shoulder and the elbow in the same line, and see if you can lift your legs up. So provo a sollevare prima una gamba e poi quella da terra raggiunge l'altra. Cerco la stabilità su quella ruota. Don't worry about the results, just do your best. Just keep trying, visualize yourself in a pose. Non mi preoccupo del risultato, cerco di visualizzare me stessa nella posizione, in qualsiasi espressione la faccio. And then come down. E libero. Okay, so now we're going to take the wheel in behind. Posiziona la ruota dietro al sacro, più vicina possibile alla colonna. So just starting off by turning the palms towards the back. And Quindi reach back. porto le mani insieme ma le ruoto con il palmo rivolto verso il pavimento. Sì, il palmo della mano rivolto in giù, sì. Mignoli all'interno. Push into your feet. Spingo nei piedi, sollevo il bacino e forse riesco a toccare con le mani, quindi con i polpastrelli, terra. Esatto. Cerco di estendere le braccia più lontano possibili. Se non è possibile mantenere i piedi a terra, fletto le ginocchia. If you need to, you can bend your knees, the heels underneath your knees. Otherwise, try to stretch out your line. Roll the thighs towards another. Try to have your feet flat on the ground. Chi è più flessibile che ha le gambe dritte ed estese continua a portare l'azione verso il centro, verso l'asse centrale e i piedi che continuano a toccare terra, la punta dei piedi, che ha le gambe distese. Se ho le ginocchia piegate, creo la base lì. Estendo dalle braccia. Then from here, hold your feet. E lentamente srotolo riportando il bacino a terra. Sostengo la testa se necessario quando vengo in su e mi trovo da seduti. Okay, bring your left arm up now. Take hold the elbow with the right Porto il hand. braccio sinistro in su, con la mano destra prendo quel gomito sinistro e accompagno l'apertura dello sterno per raggiungere con la mano sinistra la ruota. That's it. Use a hand to use the hand to push the elbow further back behind the head and find the wheel. So if you find your hand finds a wheel, you can lift your seat up a little bit, take hold the edge of the wheel. Se la mano trova la ruota, quindi se ho toccato la ruota, sollevo il bacino e lentamente comincio ad andare indietro finché il gomito tocca il pavimento e poi da lì forse con l'altra mano trovo l'altra parte della ruota e ho tutte e due le mani che aggrappano la ruota, tutti e due i gomiti a terra. Se non arrivo rimango con un gomito e lavoro un gomito alla volta. So from here the option is to slide your right foot in and then take hold of the ankle with your hands. Quindi adesso ci sono due opzioni: rimango qui e continuo a lavorare nell'apertura dello sterno, oppure libero la mano destra, piego il ginocchio destro e porto il piede destro, l'alluce, all'interno della ruota.
And see if you can get your shin to the ground. Sorry, my back's all Cerco di messed up. portare appunto la tibia a terra, quindi devo flettere il ginocchio destro e con la mano destra continuo a lavorare a portare il dorso del piede destro a terra. Esatto, aiuto lì quel See if you movimento. can adjust as you need to, so move around a little bit more. You can move your wheel further down your back towards the seat. Sì, cerco di aggiustare la ruota dove mi serve, le spalle a terra, le spalle sono a terra. Forse la ruota la devo spostare un po' più in giù verso il sacro per mantenere quelle... No, scusate, i gomiti a terra, ho detto le spalle, ho sbagliato io. La testa è a terra, il gomito è a terra. You can also bend the left knee. Again, bring your foot in a little bit closer. Per facilitare posso piegare il ginocchio sinistro e quindi continuo a trovare, continuo a mantenere la ruota con la mano sinistra. And now release. Bring the left arm up. E lentamente libero. Use your hand to steady yourself and walk Estendo back. le gambe in avanti e rilasso. Quindi il piede all'interno della ruota era soltanto per bloccare la ruota, poi lo posso lasciare anche all'esterno, non lo devo infilare. Mi serve soltanto per mantenere il piede, il dorso del piede a terra. So bring the elbow up high, as far over your head as possible, and then push it back with your hands. And then see if you can again find the wheel with your hands. Gomito destro flesso, con la mano sinistra prendo il gomito destro e lo spingo per raggiungere la ruota. Good. Now Vedo press se it riesco back a into the prendere. mat, into the wheel as you go down, so you don't, so you keep control. And then bring the right elbow down onto the mat while still holding on to the elbow. Quando la mano raggiunge la ruota, sollevo il bacino, premo nei piedi, ginocchia flesse o gambe distese e cerco di raggiungere con quel gomito il tappetino. And then now, if you like, you can move your right foot in again underneath your knee, bend the knee first. Per andare a prendere quel piede sinistro, se volete, posso piegare tutte e due le ginocchia, parto da qui, e poi la mano sinistra prende il piede, lo avvicino alla ruota, quindi soltanto l'alluce leggermente vicino, oppure all'esterno se riesco a piegare. Good. If you're very flexible, your shin and your elbow will come down to the ground. Chi più flessibile avrà la tibia a terra, il ginocchio a terra e forse anche dopo il gomito, ma lavoro prima sulla gamba. Good. You can extend the right leg. Once you're ready, roll the thighs towards one another. Chi vuole può anche distendere l'altra gamba dritta o mantenerla flessa. Chi non ha il gomito a terra continua a lavorare a portare un gomito verso terra. And then get ready to come out. Lentamente mi preparo per liberare. Steady yourself with your left hand. Slide your left foot out. Mantengo le mani a terra e appoggio il bacino al riposo. And come back. Okay. So now I'm going to roll all the way back again. Actually, let's do this for a moment. Just roll back and Adesso forth. massaggio con la ruota tutta la colonna vertebrale un paio di volte dalla nuca fin giù al sacro. Good. One more time, and then the next time, go all the way back until you land on the shoulders. You can have something underneath your shoulder. Ancora una volta e poi dopo l'ultima volta vado tutto indietro finché non appoggio le spalle a terra. C'è sempre l'opzione della coperta per chi ha bisogno della coperta. Con le mani mantengo la ruota dalla parte più lontana. Se posso mantengo le gambe dritte, altrimenti fletto le ginocchia. In qualsiasi momento posso flettere le ginocchia per la stabilità. Then raise your legs. Come all the way into Halasana if you can. Lentamente sollevo una gamba, l'altra gamba. Le spalle sono ben salde a terra e poi da lì vado nella posizione dell'aratro. Quindi prima appoggio bene le spalle a terra, come nella candela. And just move gracefully. So again, do it 3 times. E poi dopo vado in alasana. Quando sono in alasana, nella posizione dell'aratro, le spalle sono a terra, 3 volte. Estendo di nuovo le gambe in alasana e poi dopo le riporto in avanti, sempre controllando il lavoro addominale. E poi lentamente continuo a portare le gambe indietro.
Come all the way into Karnapidasana if you like, and come all the way down. Anche Remember, Karnapidasana con le ginocchia bend piegate. when your feet come down in front. So Le mani tirano la ruota e la ruota spinge contro lo sterno. I gomiti sono ben saldi a terra. Non devo abbassare le gambe completamente, solo chi sa di avere quella flessibilità, altrimenti le porto a 45 gradi, sospendo lì e ritorno. L'importante è che le spalle non si sollevino. Okay, so now raise your left leg. Solo la gamba sinistra la sollevo. The thighs are together, and then just keep holding onto the wheel. Bring the right foot down, close to the floor, and see if you can bring your foot against E la gamba sinistra rimane dritta al cielo, piego il ginocchio destro. Se riesco, provo a portare quel piede destro sulla ruota. Forse con le mani riesco ad agganciare sia la ruota che il piede, con tutte e due le mani. Forse riesco a prendere e mantenere quel piede là. La gamba destra rimane al cielo adesso, per ancora un istante, e poi chi ha Ardha Padmasana può fare Ardha Padmasana con la gamba. So if you can get your left foot into your Padmasana, your half Padmasana, just use your foot to push down onto the right hip and pull the left knee down towards the ground in front. Good. And from here, release, bring the left leg up. Lentamente libero, sollevo la gamba sinistra al cielo, And e poi change. alzo la testa e cambio le gambe. The right leg comes up, the left foot comes down. La Toes gamba on destra the rimane ground. dritta, And if you fletto il find ginocchio it, sinistro e con il piede sinistro cerco di trovare quella ruota. Mantengo la ruota e il piede come mani, se riesco. good. So you hold the foot with your left hand, you bring the right leg up, and if you want, if you can either just place your foot on the thigh, or if you can get it into your lotus, use your left hand to assist. Pull the left foot into the left. Quindi con la gamba destra posso fare o la posizione dell'albero o la posizione del mezzoloto. What if you don't have your foot on the wheel, the left foot? Okay. And then from here, you bring the left leg back up. E libero ed estendo tutte e due le gambe sul cielo. So push your wheel again further up your back. Avvicino un po' di più la ruota contro il torace. So this is an option. If you can get to full lotus, pull your Questa left. è una opzione, una variante per chi ha il loto completo con tutte e due le gambe. Bring both legs into lotus, and then just hold on to the edges of the wheel and allow your thighs to stretch and your knees to come down towards the ground. Okay, and then from here, you can hold the edges of the mat if you need to come down. So you walk forward, you keep contacting the back to the mat until the knees come right down. Quindi chi ha il loto, questo è molto avanzata come posizione, chi ha il loto porta le gambe nel loto, poi abbassa leggermente, lentamente le ginocchia, mantiene il tappetino e tira il corpo, spinge il corpo in avanti, mantiene il tappetino, là, benissimo. If you don't have a lotus, finché le ginocchia non toccano terra. Okay, so just like this. So you can just... Quindi se non ho il loto mantengo le gambe dritte in avanti e srotolo di nuovo, gambe dritte, ginocchia piegate e appoggio lo sterno su quella ruota. And then place your hands on either side of the head, a little bit in front of the hand, in front of the head, fingers facing towards your feet. And from here, if you like, if you can, you have to move your wheel a little bit more towards your hips. Quindi porto le mani vicino alla testa come se mi dovessi sollevare nel ponte e lo posso fare sia con la ruota, sia con Padmasana che con le gambe normali. Quindi posso appoggiare, faccio la ruota grande, il ponte. Se ho i piedi a terra, pianto i piedi a terra. It's a little bit more challenging if you have the lotus because it's a little bit more of a stretch, but just keep pushing the wheel towards your knees a little bit and you might be able to get a little bit of lift up off your back. So it's Padma Urdhva Dhanurasana in essence. Okay, so that's the idea. There you go.
Again, you can just cross your ankles or do whatever modification you need. Nice. Good. And then, that's the idea, Eugenia. Good. When you need to, just come back out. E quando completo posso liberare la posizione. Yeah, that one's, when you're trying to do the Urdhva Dhanurasana, try to get your back up off the wheel, it's a little bit difficult when you have the lotus and the wheel is underneath you because, you know, it's the wheel impedes you sometimes. But this is a practice you can use in order to find your way without the wheel. Okay, so, all right. Okay, so now we're going to come back out. All right, so we're going to do some exercises now for strengthening. Ok, adesso faremo degli esercizi per rafforzare. So we're going to we did this in Tuesday class, but we don't think we did in our Friday class, so we'll do it now. So we're going to come into plank pose. Vengo nella posizione dell'asse, le mani premono in giù la ruota, le mani sono allineate con le spalle. Good, so if you need to, you can push the wheel, place the wheel in front of a wall. Okay, so hold it steady. E per sicurezza posso appoggiare la ruota davanti a un muro e così mi sento più stabile. Good. Now move your hand more to the middle of the mat. So if you need to, you lower down on the knees. Okay, so you push the heel In qualsiasi momento the mat and then you come posso appoggiare le ginocchia a terra. La base delle mani continua a premere dentro la ruota e da lì provo a sollevare la gamba sinistra. Raise your left leg up. See if you can raise your right arm up. Lentamente. E Fiorella, mantieni le spalle allineate con i polsi, quindi come quando facciamo l'asse. Invece eri più nel canapè in giù, per quello è più difficile. And try it on the other side. If you need to, rest in Vieni più avanti, Fiorella, con il petto. Okay, so this is always an option. Take a rest. Don't go until you're too tired, otherwise you're going to lose your strength. And you're going to fall out of the pose. E mi riposo dopo aver fatto anche l'altro lato. Now to reinforce, if you're still trying to build your strength, you can push your left hand down onto the right. And see if you can lift the right leg up. Push through the left heel. Keep pressing through the base of the toes. La gamba che rimane a terra lavora tantissimo, premo nelle dita dei piedi. And raise the left arm up. Chi ha la stabilità può anche staccare la mano opposta. Again, lower your knee if you need to, or place the wheel against the wall. Appoggio il ginocchio a terra o appoggio la ruota contro il muro. That's it, Frederica. Nice. Beautiful, Elena. Good. That's it, Romelda. Good. Okay, and then release. So don't feel you have to hold it for like ever, okay? So just come down when you need to. Just gauge your strength. Don't tie yourself up. Lavoro la forza gradualmente, la mantengo per un po' e poi libero e poi dopo posso ritornare in su. Okay, so now hold the edge of the wheel again. Come from downward facing dog. Adesso plank. Lo farò diverse volte dalla posizione del cane a testa in giù, vengo in avanti in asse. Lo ripeto 2 o 3 volte. Poi. Again, smooth movements. Lentamente, lentamente. Cerco di non muovere la ruota quando vengo in avanti, di mantenere la ruota fissa sullo stesso punto. And one more. Okay, so from here, we're going to come into side plank, Vasisthasana. So lower your knees down. Andrò su Vasisthasana, l'asse laterale. Mantengo la ruota con il pollice e il mignolo. So again, see if you can grip the edge of the wheel with your little finger and your thumb and push the heel of the palm into the wheel. Cerco di spingere la base del palmo contro la ruota. Uso sempre il muro per sicurezza. And so from here, you turn on the edges of the feet. Quindi ruoto sul lato dei piedi, un piede davanti all'altro,
La mano sinistra preme perpendicolare, spalla sinistra, mano sinistra e la base della ruota, sulla stessa linea. You can take the right leg up. Esatto. Chi è stabile solleva la gamba destra. If you need to, you lower down on the left knee. Okay, so Posso mantenere il ginocchio sinistro a terra. okay, so from here to come to the other side, you place your hand in behind the other one. You're right. Per andare dall'altro lato, mantengo tutte e due le mani sulla ruota lentamente, lentamente, e ruoto i piedi e mi sollevo, oppure appoggio il ginocchio a terra, trovo la base e la tenuta della mano sulla ruota e poi sollevo l'altro braccio. So you have to really push with the heel of your palm. Your hand is a little bit in front of the shoulder. Try not to make sure you don't sink into your shoulder like this. Okay, keep your arm extended. Cerco di non portare la spalla vicino all'orecchio, ma di allungare lo spazio tra l'orecchio e la spalla in modo da spingere in giù. One foot in front, left foot in front of the other. And then, if you want, so you can raise your left leg up. Chi vuole può sollevare la gamba, lentamente lavorare sull'equilibrio. And down, turn E to the lentamente front. libero. Grip both edges of the wheel. Lower the knees Appoggio le ginocchia a terra. Riposo. Balasana, posizione del bambino. Breathe in. Breathe out. Soften. Giorgia però lei lo faceva con i piedi uno davanti all'altro. Quando si ruotava, un piede davanti all'altro, per quello c'è più stabilità. Wheel the wheel towards you. And now see if you can Adesso porto la ruota sotto le costole fluttuanti, quindi sotto le costole fluttuanti, nell'addome e sulla parte frontale delle cosce. Quindi sotto le costole fluttuanti. Nella parte proprio try to find a comfortable position where the wheel is sitting, not digging into your bones too much. Soften your belly a little bit. Quindi ammorbidisco l'addome. Extend your legs. Attivo le gambe, punto i piedi e le sollevo. Apro le braccia lateralmente un po' di più e così estendo le braccia. Chi vuole lavorare sull'equilibrio va sulla punta delle dita, magari poi soltanto l'indice. On the ground if you need to. Bring your arms up. Once you feel steady, you can try to take both feet and both arms up. Un'altra variante è mantenere un piede a terra e l'altra gamba sollevata e comincio a sollevare le braccia da lì. So gaze forward and just really just try to soften the belly. Just imagine that it's part of you. Lo sguardo è in avanti. That's the idea. It's a little tricky at first. It's okay. That's it, Eugenia. Very, very nice. Good. Engage your back muscles a little bit. Okay, your upper back muscles. I muscoli del torace, della parte alta, sono attivi e apro lo sterno. That's it, Fiorella. Nice. Good, good, good. There you go. That's it. Lift your head, look forward a little bit. If you look down, the whole body's going to go down. Okay? Se guardo in giù, tutto il corpo va in giù. Mantengo la testa alta e lo sterno alto. Good. All right. And release. Libero. So again, practice and all is coming. Don't get discouraged if it doesn't happen the first time. Sometimes it comes easier, sometimes it doesn't. It's okay. Just, be okay with it. All right, so the next one we're going to do, try sort of variations of Titibhasana. Variante di Titibhasana. So here's where you might want to have some cushioning for your hands. So a blanket or something, because it's going to be hard on your hands. Okay, so make sure you have some cushioning. Quindi qui voglio avere una coperta sulla ruota perché altrimenti mi faccio male con le mani.
So option 1. Tittibhasana. Lean over the wheel so your shoulders and your thighs are your arms are against the inner thighs. Quindi Okay, so mi then you preparo just per Tittibhasana portando i gomiti sotto le cosce, le mani mantengono la ruota. Vado in uno squat molto profondo, quindi le spalle lavorano sotto le ginocchia. So if you feel more comfortable, if this is where you want to stop, this is where you stop. It's okay here. If you want, Mi fermo qui e continuo a lavorare nella spinta delle ginocchia contro le braccia e apro lo sterno in avanti. You have to let your feet sink back a little bit. Eventually, you might be able to really allow your legs to sit on the arms. Chi riesce ad infilare le braccia un po' più in giù e ad appoggiare le gambe sugli avambracci può lentamente incominciare ad estendere le gambe. Very good, Georgia. Nice. Beautiful. That's the idea, Elena. Good. Yes. That's it. That's it. So let me see if I can give tips on this one. You have to bring your seats back a little bit more. Okay, Devo so portare il bacino un po' più indietro. And then Prima di sollevare le gambe, sposto il bacino un po' più indietro, ma i gomiti sono sempre flessi, quindi creo una base per appoggiare. Your upper arm and your legs right up to like the bottom of the seat. And squeeze the legs against the arms. Quindi le cosce sono appoggiate sui gomiti e poi stringo le gambe contro le braccia. Prima di estendere le gambe devo stringere. So it says squeeze the arms against the legs against the arms. That's the idea. If it hurts your hands, get more cushioning. Yes, beautiful. Se mi fanno male le mani, mi metto più spessore, più coperto, qualcosa di più spesso. Good stuff. Okay, so we're going to try something similar. So this one is a little bit of a different action, but the same kind of idea. It's a little bit. Proveremo qualcosa di diverso, ma appartiene alla stessa famiglia, l'azione è la stessa. Proviamo. This time you're going to place your hands on a wheel, like this. And Le mani then vanno direttamente sulla ruota. you have to push your arms against the inner thighs. And then from here you can walk your feet apart. Stringo le braccia contro gli adduttori. And E da qui your toes like this, okay? So ok, allora qui mi raccomando fate attenzione. Spingo la ruota in giù e lentamente provo a sollevare le gambe. That's it. So really push. Sometimes it helps to separate your hands, make your hands go a little bit wider, so not necessarily A volte aiuta a separare le mani un po' di più, non troppo vicine. Try different placements of your hands and really just allow your seat to sink back a little bit, but keep pressing the wrists against the thighs. Quindi continua a premere i gomiti contro gli adduttori. And if it doesn't feel right to release your toes, then don't. It's okay. Se non mi sento a posto per sollevare le gambe, non fa niente. L'importante è che imparo l'azione di premere gli adduttori contro gli avambracci, spingere in giù con le mani. That's the idea, Eugenia. Good. Bit by bit. Yeah. All right. One more try, maybe. Okay. Visualize yourself in the pose, doing it with ease and steadiness, and someday the body will obey. It will just happen. Yeah, good. All right. And now release. That's the idea. So just imagine you're pushing the wheel right down into the ground. Okay, so you really want to get that action of really pushing the wheel into the ground so that it's steady. And this is what allows you to eventually find your way into the pose, to find steadiness too. La parte più importante che devo sempre pensare è che sto spingendo la ruota nel tappetino in giù. Spingo in giù e questo mi aiuterà a trovare la spinta verso l'alto anche.
So just loosen your wrist a little bit, join your wrists together and just circle your hands around. Rilasso un po' i polsi. And then the other way. And then just shake out your hands. Then up and down. Okay, so we're going to give our wrists a break now, okay? Adesso faremo riposare i polsi. Okay, so let's work on back bending a little bit. So we're going to start with Cobra. So remember, if it hurts here, you just use a blanket. Posso mettere una coperta sulla ruota. Okay, so whatever you need to do to make it a little bit, the cushioning to make it a little bit softer. Take your hands to the wheel and then just allow your hips to slide. Porto la ruota, le mani sulla ruota e lascio andare il corpo in giù. And just press the wheel against your belly, just so it's a little bit underneath the rib basket. La ruota la spingo contro l'addome ed è sempre sotto la cassa toracica. Drop the shoulders down. And then counter pose. Just drape your body over the wheel. Porto adesso libero, porto la ruota sotto il torace e rilasso le braccia in avanti, inarco la schiena. Sono seduta nel bambino per chi vuole. Okay, so again, this time we want to go further, Raja Bhujangasana. So Questa volta ripeto la stessa variante, oppure per chi vuole andare un po' più a fondo, parto da Bhujangasana, le gambe sono aperte alla distanza del piede. Just allow your hips to sink right down to the ground again. Push the wheel against the body. E anche di più. Continuo a tirare la ruota contro l'addome e sollevo lo sterno. Chi ha la flessibilità flette le ginocchia e porta i piedi in direzione della testa. Sometimes if you're close, you can bring your left hand or one hand to your knee and use your hand to guide your foot closer to your head. If you don't know where your feet are sometimes it helps to take one hand at least. Solo una mano mantiene la ruota perché è più flessibile, l'altra mano può andare a prendere il ginocchio. Okay, and then just stay there for a moment and just, you want to feel the whole front of the body lengthening. So just keep on trying to get your chest up, lengthen your body, use the wheel to help you. Devi sentire tutta la parte frontale del corpo allungarsi. E se poi porta la ruota un po' più in giù, più sotto alla cassa toracica. And what Eugenia is doing is very nice. You can have place your shins against the wall, and that's another way that you can help yourself to get into the pose. Okay? That's it. Good. And then I think you need to bring your wheel a little bit closer and a little bit, so it's a little bit high. So try to get a little bit under, like the wheel, the top of the wheel should be like lower than your rib basket. Okay? La parte alta della ruota dovrebbe essere nella parte bassa delle costole, quindi non sulle costole, più in giù, verso l'ombelico. No, verso l'ombelico, verso il plesso solare. That's the idea. And then allow your hips to slide down. Good. If you bring your hips down onto the ground, this is what allows you to get your feet. Otherwise, you're too high up. Your thighs are off the ground. You're going to give yourself even more distance. Your head's going to be further away from the feet. So you just try to allow your hips to just drop right down. That's the idea, Georgia. Yeah, that's it. Good. There you go. That's the idea. Right there. Good. Yes, that's better. Okay. And release. Child's pose. Posizione del bambino. Okay, so now we're going to work on Shalabhasana.
So you're going to place yourself on the wheel like we did before. Adesso andiamo a lavorare in Shalambhasana, mantengo di nuovo la ruota sotto il corpo e poi scivolo in avanti finché il petto tocca terra. Okay, so this is, if you're not as flexible, you would stop here. Your shoulders on the ground, or even here. So just get the idea, just bring your legs up, arching your back. If you're more flexible, you try to move. Attenzione al divano, Romiditas. Lo sterno, cerca di portare lo sterno a terra e la ruota andrà in giù, completamente in giù finché il corpo non è, finché lo sterno non è a terra. Manterrò con le mani la ruota e mi posso fermare lì, lo sguardo in avanti se riesco, esatto. Se le mani mantengono la ruota, ok. L'opzione che lei sta facendo adesso sono le gambe dritte e poi fletto i piedi in direzione della testa. Continuo a mantenere la ruota. So as you get more flexible, if you have more mobility in your lower back, you just try to move your wheel in a little bit closer to your, so it's a little bit more in this area here so that your legs can come up more freely and then you can get your legs. Sono un po' up. più flessibile, cerco di portare quella ruota più verso l'addome in modo che i piedi riescano a raggiungere la testa. That's the idea. So just again, go according to your comfort level, okay? That's it. Rimango sempre in ascolto del corpo, mi muovo rispettando il corpo. This is a good preparation for scorpion as well. Okay. That's it. And then release, come down. Come all the way back into child. Libero, vado nella posizione del bambino. That's it. The further you get your legs, that's it. Beautiful, Georgia. Nice. Really nice. Okay, now come back down. Relax. Breathe in. Riposo. Breathe out. Something that's a little bit more maybe comfortable and familiar, Dhanurasana. Andiamo a fare Dhanurasana con la ruota, appoggio tutto l'addome a terra, infilo la ruota all'interno e pianto le dita del piede così non vi fanno male all'interno della ruota, non vi fa male. Quindi le dita dei piedi, invece di portare il dorso, la pianto contro la ruota. So push your base, your toes into the wheel. Hold from the inner edge and then see if you can lift up. Tutte e due le gambe all'interno. And maybe get your chest up higher too. E sollevo lo sterno. If this is really easy for you, you can do another variation. Libero, vi darò un'altra variante se questo è troppo semplice. You have open shoulders for this, okay? So you place, let's start with your left side, you place your left foot in the wheel, and then you bring your wheel up so your elbow's higher than the shoulder, and then you turn your elbow forward so there's no strain on your shoulder. Quindi userò la ruota come usiamo la cintura, però fate attenzione perché lo spazio è solo quello della circonferenza della cintura. Quindi parto con una gamba soltanto, infilo tipo il piede sinistro all'interno, prendo la ruota, ruoto la spalla in modo che il gomito sia vicino al tronco e spingo il gomito in avanti, verso in avanti, così non danneggio la spalla. E poi da lì lentamente sollevo un lato. You pull from the bottom edge, or if you're more flexible, you want more height, hold the upper edge and pull yourself up higher. Okay, come out. You lentamente libero, riposo. release. So do this always with mindfulness, always with control. So do whichever variation you like. And if you don't want to lift your thighs up off the ground, it's okay. You just do what you can. Ok, ripeto, secondo ciclo. All right.
qualsiasi variante che volete, tutti e due i piedi, un piede, mantengo la ruota dall'interno oppure dalla parte alta se ho le spalle più flessibili. That's the idea. If you have good shoulder mobility, then you know what to do. That's it. Good. Good. Another variation, Georgia, if you like, you can pull your elbows closer to the ground if you like. Try to get your wheel in front of you. Okay, and bring your feet closer right over your head. That's it. Another variation. Yeah. Nice. Beautiful. That's it. Romilda, very good. Everybody. Nice. All right, and remember to relax when you need to. Libero, riposo. Then breathe out. Okay. So now we're going to work towards Kapotasana. Okay, so you're going to bend your legs back. I'll give a modification if this is not comfortable, okay? But for those who can Quindi chi può porta il dorso dei piedi a terra e si siede tra i talloni, ma adesso offrirà una variante per chi non può sedere con il glutei all'interno di quei talloni. So take one hand first, like we did before. Una mano alla volta, il gomito spinge, la mano spinge il gomito e vado a prendere la ruota con una mano. And once you have one hand on the wheel, you might be able to keep your other arm close to your head, so you can take the other hand to the Quando wheel. ho preso la ruota con una mano, provo a raggiungere anche con l'altra, dovrebbe essere un po' più semplice. Chiudo i gomiti. Okay, so just Mantengo i gomiti allineati, chiusi, un po' di più Fiorella, chiudi i gomiti. if it's too much, you can just keep your feet flat on the ground, and you can still do that exercise of trying to get one hand to the wheel and then keep your other hand close to the head and see if you can take hold of your wheel with both hands. Try to keep your elbows right beside your head. Se non riesco a portare le ginocchia, a flettere le ginocchia con il dorso dei piedi a terra, estendo le gambe in avanti e pianto i piedi. Adesso mi concentro a stringere con gli avambracci le orecchie, quindi l'azione è quella di andare verso il centro, stringo quel gomito. Un po' di più Fiorella, stringi i gomiti più. E poi posso camminare con le mani un po' più in giù. Now if you have this variation, you can just roll back, see if you can again get your elbows to the ground. Da qui lentamente incomincio a srotolare in avanti finché i gomiti non toccano terra. Quindi chi ha le ginocchia flesse deve riposizionare la ruota perché non le ginocchia, i gomiti toccano terra. Okay? Chi invece ha le ginocchia piegate deve soltanto spingere in avanti. Now if you had your legs folded back beside you, come up first and then you might have to... Perché ha le ginocchia a terra, solleva il bacino, sposta la ruota un po' di più sotto il sacro, riprende la ruota. And then just walk your hands down the edges of the wheel. E con le mani continuo a camminare in giù, sempre prendo la ruota e cammino in giù finché raggiungo il tappetino. So your elbows might not come down all the way. If they don't, and you know you can, you just push your wheel further towards your knees. And then you try again. So you bring your hands close just underneath your ears. And then... Se le mani non raggiungono la ruota, mantengo le mani dietro la nuca, chiudo i gomiti e continuo a lavorare nella apertura dello sterno. Chiudo i gomiti. So if you have your hands just underneath your ears, you spread your hands like this, you might be able to find the wheel a little bit more easily. So just adjust your position. Okay, so when you're going back, your hands are there, and then you find the wheel, and then you try to, as much as possible, bring your elbows close together, and then you just work on this. Okay, so that's it. Very nice. Don't worry if your elbows don't come down all the way. Eventually they will.
And eventually you'll be able to hold the heels. That's the idea, just gradually. Ha detto Anjali, non mi preoccupo se i gomiti non arrivano a terra, lavoro gradualmente. Con il tempo riuscirò a prendere anche i talloni. Okay, and release. Oops, sorry, my hair is E all. libero. Okay, so now. 57. Okay, so one more exercise here. Again, we're going to try working on forearm balance. Adesso lavoreremo sull'equilibrio sugli avambracci, equilibrio in versione con gli avambracci a terra. Again, feel free to have the wheel against the wall. Mantengo la ruota, porto la ruota contro il muro per chi non ha la posizione. Just the base of the wrist on the ground. E mi accerto di avere la base del polso a terra, quindi quando aggrappo si crea un piccolo vuoto, devo continuare a spingere in giù con il gomito in modo che la base del polso sia a terra. Grip the wheel firmly with your fingertips, push the forehead against the wheel, and then see if you can come up. Okay. Aggrappo bene la ruota, spingo con l'apice della testa contro la ruota ed estendo una gamba al cielo. Sì, quindi keep your legs close to your body. la posizione della testa è più o meno dove c'è la fontanella. Spingo quella posizione e poi sollevo una gamba al cielo. If you're more flexible, of course, keep your legs very bent. You might be able to eventually take your foot and find the wheel. Lavoro qui sulla inversione, chi è più flessibile incomincia a portare invece il piede sulla ruota. Again, always good to start working against the wall, and if you don't feel comfortable getting your feet off the ground, just work on just trying to get a little bit of buoyancy. So just push off, push the head into the wheel, and then just lift up your heel and back down. Quindi se sto lavorando contro il muro, aggrappo bene la ruota e continuo a lavorare avanti e indietro per andare sulla punta del piede che rimane a terra. Quindi una gamba va al cielo, esatto. E poi esattamente sollevo il bacino per andare sulla punta del piede di quello che rimane a terra. E mi muovo, non rimango statica, mi muovo avanti e indietro un po' finché sento il movimento del bacino con l'allineamento delle spalle. Esatto, esattamente. E poi libero e vado dall'altro lato. Try to have okay, so Romilda, you want to have the wheel a little bit, your forehead more to the, not so much the back of your head, the forehead to the wheel. Okay? Quindi Romilda ha detto di portare la zona della fontanella contro la ruota. I believe they're doing Shishasana with the head, also Fiorella. Okay, so that's Federica. Yeah. Se state appoggiando la testa a terra, continuate pure lo stesso esercizio con la testa a terra e cerco di andare sulla punta del piede che rimane a terra. Esatto. So keep the legs closer to the body as well. Keep your knees bent so that it's easier to come up. If your legs are always are straight, it's a little bit harder to find the balance to come up. So if you keep your legs bent, the body's more compact and it will come up a little bit more easy, a little less weight. Okay, so that's it, Georgia. Good. There you go. You got it. That's it, Eugenia. Good. All right, and come down, relax. E libero, ritorno in giù. So Georgia, if you want to just bring your, you want to eventually push your wheel a little bit further away, and then press, they'll give you a little bit more space for your foot to find the wheel. So if you're too close to the wheel, it's harder, it's more of a reach to get your foot down to the wheel. So if you push your wheel a little bit further away and take your forehead off the wheel eventually, you'll be able to maybe find the wheel a little bit more easier with the foot, okay? Vuoi che traduco, Giorgia?
Sì, allora l'ho vista, ti ho detto la stessa cosa l'altra volta, quindi il motivo per cui non trovi la ruota è perché la ruota è troppo vicino alla testa, quindi quando inarchi, che sposti il piede, devi spingere un po' la ruota e così hai l'arco più grande. Per quello devi spingere in fuori, vedi adesso lei lo sta facendo, in fuori la ruota, quasi che stacchi la testa, la vedi, ti crei quei 10 centimetri in più in modo che il piede possa appoggiare, perché se no è troppo vicino e ti curva e quindi perdi l'equilibrio. Quindi ricordati di spingere in fuori, vedi che lei stacca la testa poi dalla ruota. So I'm Thank pushing a you, little Anjali, bit for away. showing it. Sì. Yeah, I'm giving myself a little more space. So if I pull the wheel a little bit further away, I push, I really grip with your fingertips. And then if I push the wheel a little bit away, I give myself a little bit more space. Quindi sposto la ruota, ma sposto anche lo sterno, come quando devo aprire lo sterno più in avanti. Esatto, esatto. So just kind of lengthen a little bit, find a little bit more space. Okay. All right. And rest again E riposo. whenever you need to, take a rest in child's pose. All right, now we're going to do a little bit of hamstring work, so just forward bending a little bit. Andiamo adesso nei piegamenti in avanti. So first we start with our feet, the wheel between our feet. Talasana, bring the arms up. Quindi porto la ruota tra i piedi, estendo le braccia al cielo e se riesco abbraccio quella ruota, quindi i piedi le mani sono all'esterno del piede. And push the wheel forward until your forehead comes into contact with Cerco di appoggiare la fronte sulla ruota. Allow the knees to fall out to the side. And come back up. So next, open up the legs. If you're not very flexible in the thighs, you can do this again. You can press the forehead against, rest your forearms on the ground, and just allow your forehead to come to the wheel. If you're more flexible, you just wheel your wheel forward and try to get your forehead on the ground. Quindi divarico le gambe, mantengo le gambe attive, piedi a martello, posso appoggiare la fronte sulla ruota, oppure posso portare le mani sulla ruota e cercare di portare tutto il tronco a terra. Keep on thinking of lengthening. So if you're more flexible, just keep pushing the wheel forward to lengthen. È flessibile, continua a spingere la ruota in avanti. Gambe attive, piedi a martello. And then slowly start to come back out. Anjali, I have a question if you don't mind. When you do, your legs are fully engaged or just partially? When you're inhaling, when you're trying to lengthen, you're pulsing in between the two. So as you inhale, you engage your legs. You can pull your heels in a little bit, and as you exhale, you soften a little bit, and you see if you can pull your heels a little bit further out. So it's a little bit of both. So you do it very gradually so you don't overstretch. Okay, so as you inhale, imagine your knees coming in a little bit. You don't have to spread your legs to the maximum. Inhale, exhale. Just slide your feet and just feel the muscles soften a little bit. Inhale, come back again. Pull your heels in as though you're trying to pull the floor towards you. Exhale, soften a little bit more. So you're just doing it gradually. Okay? But you don't, okay, they are not totally passive. No. 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 So as you inhale, you engage a little bit.
Yeah. Exhale, you soften. And so you're just always moving between the two. Okay, thank you so much. Sometimes That was a it great can go too explanation. far, you know, so Ho yeah. chiesto qual è l'azione delle gambe quando veniamo in avanti. Lei dice quando inspiro le gambe le mantengo estremamente attive, attivo i piedi e posso anche piegare un po', no? Quindi io sto attivando il muscolo, fletto un po' le ginocchia e poi mentre vengo in avanti e lascio andare rilasso, ma non del tutto, rilasso un buon 50% per cercare di andare più in giù. Poi di nuovo attivo le gambe e lentamente espiro e lascio andare. Quindi quando inspiro che sto preparandomi al piegamento, mantengo comunque le gambe sempre attive perché questo protegge la muscolatura che collega ischi e femori. Okay? Se le tengo passive faccio overstretch. Okay, so the next one, if you can fold your right leg behind, if it's comfortable for you, you do this. If not, you keep your foot in front like you're doing Janu Shirshasana. Ok, Janu Shirshasana con il piede destro piegato indietro oppure all'interno della coscia sinistra. Okay, so demonstrate with Janu Shirshasana first. Take your wheel out. And if you have more flexibility, you bring your heel onto the wheel. Okay, so, and then from here, you pull the left shoulder forward, your left shoulder comes in front of left knee, and you slide your arm up, and you take the hand to the foot. You don't have to touch the foot, but if you can reach, you take hold of the foot. An option is to push your hand into your right thigh. If your leg is folded back, you can go even further. So you can slip your hand underneath your thigh and take hold of the ankle. And then turn your chest Per chi up. ha la gamba indietro, con la mano destra va a prendere la caviglia. Quindi lavoro a seconda della flessibilità. Prima estendo quella gamba sinistra sulla ruota e porto il braccio destro al cielo. Ed è lì posso mantenere il braccio destro al cielo o forse vado a prendere quel piede. Comunque la spalla sinistra sta premendo, sta creando una leva contro quella gamba per ruotare il tronco e la mano preme su quella coscia opposta. That's it. So your shoulder, you're pushing against the inside of the knee, and then you just try to keep your side body long. So try not to make a lot of folds in the side body. So just try to lengthen along the Quindi line. la spalla sinistra continua a premere contro l'interno ginocchio, contro l'interno coscia e cerco di non piegarmi ma di allungare tutto il tronco, di mantenerlo allungato. Quindi immaginate la colonna vertebrale. And then change sides. E vado dall'altro lato. So again, you can do it with Janu Shirshasana or Questa variante con il piede all'interno o rivolto verso l'esterno, sul dorso del piede. thighs are at least 90 degrees if you can, maybe a little bit more if you're more flexible, okay, like the angle between your thighs. And then slide your right shoulder forward. You can just have your hand again on the inside of the wheel and reach over over towards your foot, or press your hand into your inner left thigh or underneath as you see fit. Okay, so whatever is suiting your condition. I'm going to try to turn your chest up towards the ceiling. That's the idea. Good length. And if you find yourself, your heart too closed in, move your leg back a little bit. And try to get your shoulder to press against the inside of the knee to get more opening. That's it. Beautiful. Nice, everybody. Good, Frederica. And Romilda, nice. Good. All right. And release. Okay, just one more twist. You can sit cross-legged if you like, or your lotus, right leg goes on top. If you're doing your lotus. Mantengo le gambe incrociate su Kasana oppure nel loto, chi ha la posizione del loto, e faccio una posizione finale. Right hand goes around the back to take the foot. Oops. La ruota la porto sul lato destro e la mano sinistra va su quella ruota. Che all'unione con la mano opposta prende il piede sinistro.
Or just have your hand behind your back. Just make sure it's not too far away. Keep it right against the seat. Il braccio destro e la mano destra sono, se non vanno a prendere il piede, sono appoggiati a terra. La mano destra è appoggiata a terra. Esatto. And go to the other side. Change your legs around, left leg over the right. Cambio l'incrocio delle gambe e ruoto dall'altro lato. Romilda continua a portare la ruota un po' più indietro. Esatto, e così ruoto con il tronco. Esatto. Return Shavasana. Lie on your back. So make your way down gently onto your back. Okay, just lie down, close the eyes, and drop all the tension and the fatigue out of the body. Surrender completely. Allow the muscles to go soft. Feel as though the body were very heavy, sinking into the ground. Eventually, there is no sensation left in the body. It's like a corpse. And just as when the spirit leaves the body, when we're buried, we become part of the earth. And we nourish the earth through the nutrients that we provide to it. And from the earth, from those nutrients, comes new life, new birth. So it's always a cycle. Everything, nothing is wasted. Everything always evolving, always making way for new life, new experiences, new knowledge. Perhaps one day we'll be so evolved, having had put in so much knowledge into the world, that everybody will come out having the same intent, having the same mindset of being one with one another, of having unconditional love and compassion for all beings.
deep breath in, fill yourself up with all the love and the energy that this practice brought to you. Exhale, just let it run all the way through you. Feel recharged, rejuvenated, and motivated to stay on this path of yoga. Now prepare to come back from Shavasana. Gently make your way back to a seated position. Moving in a way that allows you to come up quietly so as to not to lose any of the serenity, the peacefulness that we created. Sitting up tall and supreme once you're ready. Shanti, Shanti, Shanti. Be receptive to the divine grace within. Namaste. Thank you so much, everybody. Beautiful practice. Oops, let me see.